Dottoressa Aurora 40, mi sta succedendo una cosa che non riesco a capire. Ho una persona che fa parte della mia vita, è stracarino, giuro, sorprese, complimenti di ogni. Poi a un certo punto, come se si spegnesse un interruttore, mi sparisce. Me l'ha fatto più di una volta e ogni volta cerco di staccarmi perché chiaramente sono anche un pochino stufa di questa cosa. E lì che lui quasi lo percepisse, mi ritorna a bomba con di nuovo lo stesso show, che mi lascia veramente un po' perplessa e mi rendo conto che sì, i momenti in cui è presente sono bellissimi, ma gli altri iniziano a diventare veramente pesanti e prima non capisco cosa sta succedendo e poi, devo essere sincera, in ultima istanza non mi piace più così tanto. Quello che stai vivendo è il classico love bombing, è un termine inglese e serve per indicare una specifica modalità che viene messa in atto da una persona, soprattutto narcisista, nei confronti della sua vittima, il cosiddetto bombardamento amoroso. Questo bombardamento è di pacifico romantico, assolutamente, perché risulta essere a tutti gli effetti una strategia di addescamento della cosiddetta vittima. Solitamente viene utilizzato all'inizio di una relazione sentimentale e questo rende più complesso identificarlo proprio come tecnica manipolativa e quindi tossica, ma ti assicuro che poi continua sempre a persistere nel tempo con questi continui in e out. Ma come inizia tutto ciò? Allora, innanzitutto chi utilizza love bombing farà sentire unica la persona prescelta, quindi tu ti sarai sentita sicuramente unica, ti avrà creato sicuramente dei momenti indimenticabili, mai vissuti prima, conditi con emozioni fantastiche che travolgono e lasciano tutti senza parole, tutti senza respiro. Insomma, si viene manipolati attraverso tutte queste dimostrazioni di affetto, presenza e amore esagerati e inizialmente non viene subito percepito così, questo perché il periodo in cui queste attenzioni speciali durano è solo l'inizio della relazione, ovvero durante la classica luna di miele dove tutto è fantastico e tutto bellissimo. Alla sua vittima delle attenzioni fuori del comune, quindi gioca con tutte le tue debolezze e queste sono le modalità vere e proprie trappole emotive dove il partner si mostra come il classico diciamo principe azzurro e questa è la fase della idealizzazione, quindi ti bombarda appunto come abbiamo detto delle attenzioni, gesti, dei regali fuori misura, tu sicuramente avrai espresso qualche dubbio a riguardo, lui o lei si sarà sentito sicuramente risentito, quasi offeso, si sentirà quasi cioè, come se fosse tutto sbagliato quello che tu dici, del fatto che lui continua a ritornare ovviamente della tua vita e tu sicuramente ti sarai sentita a tua volta in colpa per aver solo pensato questa cosa. Al che si passerà ovviamente alla seconda fase, quella di svalutazione. All'improvviso sicuramente questa persona avrà iniziato a cambiare atteggiamento, umore. Quindi sarà freddo, distante, spento. In questa fase si dà strada al cosiddetto abuso emotivo, quindi con critiche, svalutazioni, dove la persona sparisce, poi riappare nei confronti di te stesso, di te stesso. E ovviamente immagino che tu avrai fatto un po' di tutto per risentirti amata e ricoperta di attenzioni, come nella prima fase. Il problema è che poi arriviamo proprio all'ultima fase, il cosiddetto ghosting. Quindi il manipolatore si chiude e sparisce concretamente nel suo essere, non rispondendo più a nessun messaggio e ovviamente non essendo più presente nella sua vita. Quindi io capisco benissimo che questo continuo, come detto prima, in out nella relazione crei anche una sorta di dipendenza affettiva. Quando queste tre fasi si sono esaurite, cosa che sicuramente tu avrai passato, con una durata che chiaramente sarà dipesa dal classico manipolatore, che può durare da poche settimane fino a 1, 2, 3 mesi, avviene l'ultima fase, è il cosiddetto recupero o recattura ovviamente della preda, se vogliamo vederla un po' più in maniera simpatica. Il manipolatore riprenderà da capo il circolo vizioso, idealizzandoti, svalutandoti e ovviamente scomparendo. Un circolo che ovviamente non avrà mai fine, a meno che tu stesso non deciderai di porre fine, se non con la tua stessa presa di consapevolezza. Chiunque può essere in grado di attuare questi tipi di strategie, però ovviamente si è notato, secondo gli studi, che le persone che lo mettono più in atto sono quelli che hanno una manipolazione affettiva, un disturbo narcisistico di personalità legato quindi anche a una bassa autostima, quindi un bisogno di sentirti importante, valutato all'interno della relazione, proprio per questo questa persona sicuramente si sarà comportata così con te. Però, d'altro canto, come possiamo fare a contrastare le manipolazioni di
di questo love bombing, io capisco benissimo che sia complicato, perché tutte le persone che si trovano in questa relazione tossica ovviamente fanno fatica e spesso si tratta di persone con una spiccata sensibilità emotiva o alcune che si sono magari avvicinate, perché no, al manipolatore in un momento particolare di vulnerabilità della tua vita. Anche questa cosa te la dovresti chiedere. Una delle prime azioni da compiere è interrompere una relazione esclusivamente tossica, perché quella che hai creato è proprio questa. Quindi ogni tentativo di cambiare il tuo partner si dimostrerà fallimentare e non soltanto questo, rischierà anche di allontanare l'attenzione da tutto quello che ti circonda, quindi dalle tue ragioni di vita, dalle tue ragioni individuali per la quale tu hai deciso inizialmente di mettere in atto questa sorta di relazione che ovviamente si è rivelata totalmente tossica. Quindi il locus of control va ricollocato all'interno di sé, vuol dire che tu sei la persona più importante della tua vita, tu ti devi mettere ovviamente al primo posto, togliendo tutto il potere al love bomber. Questa è una cosa fondamentale. Dei consigli che ti posso dare, ovviamente, se fai molta fatica, è quello di rivolgerti a un terapeuta, quindi a uno psicologo o uno psicoterapeuta, che ti può aiutare a lavorare su di te e sulle tue eventuali ferite che hanno ovviamente permesso una relazione simile, perché può essere sicuramente un preambolo fondamentale per ristabilire una relazione funzionale e più sana, soprattutto con te stesso, con te stessa. Però mi raccomando, vieni prima te, quindi osserva solo ed esclusivamente quello che è importante per te. Ti è piaciuta questa chiacchierata a quattro mani con la dottoressa Aurora 40? Per questi e altri contenuti, beh, iscriviti, clicca la campanella così saprai immediatamente quando esce qualcosa che può interessarti e nel link, nel primo commento fissato in alto, troverai come contattare la dottoressa 40. Quindi grazie Aurora. Grazie mille a voi, mi raccomando, tenetevi sempre aggiornati.